Che goduria. Sta contrattando, si parla di $200. Ma come siamo finiti in questa situazione? È iniziato tutto con uno scambio di messaggi con Alice e Daniele che ci ha portato in questo puntino nel bel mezzo delle Ande dell'Ecuador. Nei primi giorni abbiamo già vissuto esperienze degne di essere annotate in un libro. Oggi però succede qualcosa di diverso perché alla Speranza ci sporchiamo le mani e ci mettiamo al lavoro. Ma non solo, perché facciamo anche un salto nel passato, un passato che io in realtà non ho mai vissuto, ma che Angela, che aveva una nonna che aveva animali e campagna, ogni tanto mi racconta. Sarà un video decisamente diverso dal solito questo, più emozionante ma anche più concentrato. Prima di cominciare, se non ti sei ancora iscritto al canale puoi farlo subito, è velocissimo, non costa nulla e per noi fa la differenza. Grazie. Buongiorno ragazzi dalla Speranza, anche oggi una giornata incredibile, guardate che cielo azzurro. Terza giornata così, ragazzi, ci stanno facendo un monumento in centro perché dicono che solo da quando siamo qui è così, prima non è mai stato così. Attenzione, attenzione, Si cominciamo vede. con le cose belle, cominciamo con le cose belle, il Cimboraso, eccolo lì, Là in sempre che ci fondo, guarda. innevato. Tutti gli altri vulcani, cioè proprio bello chiaro, proprio non c'è neanche un po' di foschia, bellissimo. E non vi bellissimo. dico com'è pulita l'aria in questo momento. 3800 metri. E anche oggi, giornatina, stiamo scendendo adesso verso la parte centrale del paese perché Passiamo abbiamo una missione. alle cose meno belle. Allora, se avete visto il video precedente sapete che abbiamo fatto un assaggio. Abbiamo assaggiato un piatto tipicissimo della zona, cioè il cuy, il porcellino d'India. È stato, diciamo, donato dalla comunità per noi, per assaggiare le... Un po' più morbida. Morbida per niente. Non abbiamo detto. Hai assaggiato tu. Io Più o meno. ci ho provato, ma poi ho Esatto. dovuto desistere. Però il porcellino d'India, quando viene donato, regalato, è un grandissimo onore. Sì. Cioè è proprio il cibo, quello per eccellenza che si dà agli ospiti, no? E quindi bisogna esserne onorati. sì, ne hanno portati 2 ieri. Ecco, noi ne abbiamo mangiato mezzo in 6, ne abbiamo assaggiato mezzo, però non 3/4 sì, non si di può uno. buttare il resto, no? E quindi lo stiamo portando, buenos dias, lo stiamo portando giù Insomma, a donarlo a qualcuno, insomma. guarda, abbiamo i regali in pratica. Ecco qua. Allora abbiamo Lascialo dentro, non tirarlo più fuori. È Ecco. tutto insacchettato, è meglio così. Sacchettato. Un porcellino e mezzo. e anche le patate, Gli ecco. facciamo un bel dono. Questa cosa è, diciamo, è anche ben accetta dalla comunità. Sì. Cioè il fatto che tu lo voglia dare in dono è una cosa vista molto bene. Sì, comunque è una cosa da fare. bella e importante, quindi andiamo a cercare adesso qualcuno giù, magari qualche signore un po' più anziano. Salutiamolo prima di regalarlo. Sì, lo Così, portiamo prima lo una farei vedere passeggiata. così, proprio nella penombra così del sacchetto. C'è una signora molto anziana che abbiamo incontrato anche ieri Sì. che proprio apprezza questo Apprezzerà piatto. sicuramente, se la Apprezza troviamo a tantissimo. casa abita qua sotto. È una signora un po' Quindi anziana, vediamo. è proprio carina. Eccoli lì. Buenos dias! Aquí tenemos un cuy. Un regalo Un cuyito. Para ustedes. con papas. Y papas. Y papitas. Mira. Grazie, io lo pago. Grazie. Che meraviglia. Io te lo pago, grazie. Io te lo pago, grazie. No, no. Grazie. No, gracias. ¿Dónde va? ¿Para abajo? Sí. Ya, ya. Sí, sí, sí. Petrona es esto. La signora Petrona. Sì, sì, sì. Tu nombre? Io sei Anicito es. Anisito. Anicito yo. Ah, ok. Petrona es. Hermana es. Era hermana. Tanto aquí tú nomás, chiquito, así nomás chiquito. Ah, da quando era bambino vive qua. Carinissimi signori, ragazzi. Ci ha detto una cosa che all'inizio non ho capito. Ma ha detto che Dios ve paghe, qualcosa del genere, che vi ripaghi Dio per questo gesto. Molto belli, fantastici 2 signori. Qua intanto si fanno riunioni tecniche, abbiamo il tecnico di fiducia, Daniele, che qui sta gestendo tutto. Ok ragazzi, siamo pronti per entrare in un ambiente igienicamente controllato. Ecco qua, questo è il laboratorio dove si fa il formaggio, quindi cuffietta E mascherina. e mascherina.
Bienvenido a mi quesería. Grazie. Y yo me llamo Francisco para servirle en cualquier cosita porque hoy día vamos a hacer un quesillo. Quesillo. Sí, entonces gracias por venir. Entonces andiamo a... Sì. Eso es queso fresco, ¿sí? Sí, queso Ah, fresco y ok. quesillo. Vamos a hacer el... Perfetto. Entonces andiamo. Sì. In pratica qui si raccoglie il latte la mattina e poi il signore prepara diversi formaggi. Fa la mozzarella che viene venduta a Quito, alle pizzerie di Quito italiane e non, e poi si fanno anche altri tipi di formaggi. Oggi vediamo gli altri formaggi, cioè il quesillo e il formaggio fresco. Questa è la cagliata che è già pronta. Sì, Ecco il signore che poi Ahora vamos a partir la va a dividere. para hacer... Con questa griglia si va a dividere tutta la cagliata. Fanno il formaggio tutti i giorni, questo qua fresco. Il sabato e la domenica invece anche la mozzarella, però in questo altro mega recipiente. Ok, si va a separare adesso, Sì, in separare. questo modo. Con un altro mega attrezzo si va ancora sempre di più a separare. Devono essere piccoli i pezzi, ancora ce ne sono alcuni un po' grandi. Che vista ragazzi dalla latteria, che vista che abbiamo qua. Bonita sì, muy bonito. Porque tengo el chimborazo. Chimborazo, tutti quanti. Ahí está el tamborao, Sì, el tar y sangay. tutti quanti si vedono. Quanti anni trabaja acá? 5 años. 5 anni. 5 anni. Il signore lavora qui da 5 anni. Eh sì, guarda qua Paolo adesso si è messo all'opera. All'opera. Rilassante? Sì. ¿Cuántos litros de leche? Ora, Está 290. 290. Por eso no avanza porque está Ah, casi 300. 0,35 Centavo. centavos. 35 centesimi è il prezzo che pagano al litro e le signore che portano appunto il latte. De la cuajada. Quindi si mette qui sopra per evitare appunto che esca la cagliata e si toglie soltanto il liquido in pratica. Poner para que cuando sale para que no vaya en suero. Certo. Quindi per evitare che vada tutto sotto la cagliata si mette anche un altro colino in pratica. In pratica togliamo l'acqua, rimane il formaggio. E l'acqua dice che va per i maiali. Yo ayer me caí. Ah, il signore è caduto ieri, perché comunque è molto scivoloso, bisogna spostare Por eso despacio. la quantità di Cuidado. siero che è rimasta. Eccoli, lo trasportano lì e poi verrà usato da dare ai maiali. Da cui poi viene buttato qui dentro e finisce in una tanica che c'è lì sotto. Siamo quasi, eccolo qua ragazzi. Sta venendo fuori. La temperatura a cui si trova il latte è di 40 gradi, a differenza invece della mozzarella che servono almeno 65 gradi. Si sente l'odore di latte, di formaggio nonostante la mascherina. Si butta l'acqua con il sale, sono 150 grammi di sale ogni litro di latte, viene buttata qui dentro. Confianza. Si può già provare ragazzi. Claro, con confianza. Salticcio giusto? Más. Il sale è perfetto. Gusta. Ha aggiunto oltre all'acqua salata anche altra acqua bollente per praticamente pulirlo. E ora si raccoglie il secchiello e si versa in queste ciotoline forate. Ma tutto lì. Porca, ecco, esagerato. E ora si compatta bene per far uscire il liquido che è rimasto. Si fa la forma anche. Y para que todo quede igual. Sí. Adesso un pochino. No, 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 va bene così. Facciamo con la forma? Sí, sí. Vado? Ahí está bien. Allora, guarda che bellezza. ¿El otro? Tutti così, uno sopra l'altro e si fa la forma in pratica. Oh, perfetto. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Está pronto? Aquí. Ya. Che goduria ragazzi. Che goduria. Guarda che bellezza. Guarda che bellezza.
Questo formaggio poi viene venduto per $1,50 alla libra, cioè $1,50 mezzo chilo. Che ricco ragazzi il formaggio, uno dei tanti progetti che coinvolgono tutta la comunità e quindi questa cosa è molto bella, nel senso che le persone appunto vendono il proprio latte, il latte delle proprie mucche alla latteria, quindi guadagnano qualcosa e tutti insomma possono beneficiare. Questo formaggio poi viene venduto, ci sono altri introiti che poi vengono comunque reinvestiti sempre qui all'interno della comunità e vengono investiti per esempio anche nella connessione internet, perché fino a qualche anno fa qua ragazzi si era totalmente fuori dal mondo. E adesso invece chiaramente col tempo che passa e in un mondo che è sempre più connesso, anche qui c'è un internet satellitare di cui tra l'altro si occupa Daniele che appunto gestisce un po' tutta la parte tecnica. Comunque questi giorni immersi nel verde ragazzi ci stanno veramente rigenerando. Dopo il periodo che abbiamo passato nella capitale, qui è tutta un'altra cosa, insomma. Ci si rigenera, anche la testa è molto più libera dai pensieri, dopo anche le cose un pochino così che ogni tanto succedono in viaggio, sono parte del gioco chiaramente, però qua ecco, metti un punto e riparti, bellissimo. Che tramonto stasera, c'è pure la luna piena, tutto rosa. Stasera ragazzi proviamo il ristorante che c'è qui all'Esperanza, qua ci sono le signore che stanno cucinando tutto, guarda quante patate che hanno tagliato, qua si friggono le patate da questo lato e qua c'è una bella zuppa calda che col freddo che fa oggi è perfetta. E questo è il platino bello ricco con pollo, patatine e insalata, buon appetito! Allora ragazzi, com'è andata? Com'è andata? Ditemi. Ma lei deve chiedere noi. Com'è stata questa convivenza con qualcuno che russa? E cosa ne dite? Vi siete trovati bene? Al top. No, veramente, che rottura di palle. Basta. Diciamo la verità, basta. Finalmente. Vi siete pentiti, insomma, dai. Sì, no. Guarda, sì. Basta influenza, non ne vogliamo più sapere. Basta. Non ci chiamare così che mi offende. Comunque sono stati fantastici, sono stati veramente fantastici, sono stati 3 giorni bellissimi, immersi in questa bellezza, ci hanno fatto conoscere una cosa che altrimenti non avremmo mai potuto conoscere. Verissimo, bravo, hai detto Basta? tutto. Sì, grazie. Ecco, scusa. Se ne vanno. Che cosa triste. Avrete di gruppo, ragazzi. Ragazzi! Stiamo scendendo dalla montagna con i nostri begli zaini, siamo pronti. Oggi abbiamo una tappa intermedia prima della nostra destinazione finale, ma mi sa che il passaggio ci ha raggiunto, è venuto a prenderci. Buongiorno, buongiorno. Dopo aver salutato Alice e Daniele, oggi ci spostiamo con Michele, il fondatore dell'associazione Aiuda Diretta, e con Roberto, un ragazzo bergamasco che qui sta facendo qualche giorno di volontariato. Stiamo per assistere a qualcosa che, onestamente, pensavo non esistesse più. Stamattina ragazzi siamo venuti a vedere il mercato degli animali di Guamote. Buenos dias. E è un mercato degli animali, si svolge un giorno alla settimana che è il giovedì e vengono qui tutti dalla zona circostante. Guarda, Frequentatissimo. siamo solo all'ingresso. Guarda, ci sono già gli animali fuori, il mercato in realtà è là dentro Ma è enorme. quei recinti. Sì, ma c'è tantissima gente. Non solo animali, si vendono anche tanti vestiti e altri prodotti, anche prodotti per l'agricoltura, si vedono qui, c'è il cibo lì dietro che la signora sta preparando la trippa. Ragazzi, che posto incredibile, bellissimo. Poi da quel lato invece c'è il mercato vero e proprio, cioè il mercato degli animali con tantissimi tipi di animali, quindi mucche, pecore, maiali e tutto il resto. C'è un bel casino ragazzi, non me l'aspettavo così frequentato. Pecorella. Siamo all'ingresso e questa è la parte degli ovini. Sono dappertutto le pecore, guarda. Qua li tengono, guarda, solo neanche entrare. Ok ragazzi, adesso tiro su la camera così vedete quanta gente c'è qua.
buenas. Fa fatica a passare. Questi qua, ecco, chiaramente poi tutti i prezzi variano a seconda della dimensione, quanto sono grandi. Esatto. Quelle piccoline e adesso insomma qua è difficile anche muoversi. $200 pago. Quanto avere usted? Io fresco. Ultimo, se smacio bene. Sta contrattando, si parla di $200. Da qui invece si vede anche tutta l'altra parte del mercato, cioè quella delle mucche. Guarda qua che cosa si vede lì sotto. Mamma mia ragazzi, è immenso. Ma come è un cerdo come eso? Si comporte. ¿Ah? Según precio, 300. 300. Sí. 300. Sí. Quindi da quella parte tutte le pecore e qua invece siamo arrivati nella zona dei maiali. Qua c'è un po' il confine, attenzione perché poi da questo lato appunto sono tutti quanti maiali. Abbiamo detto che il prezzo per un maiale molto grande sta sui $300, sempre chiaramente $300 americani, che è la valuta dell'Ecuador. Qua sono i venditori e quindi qua avvengono poi le contrattazioni. Le persone arrivano da tutte le valli, da tutte le zone un pochino più decentrate e vengono appunto qui a fare le compravendite. Ora sta portando i maialini, qua c'è una contrattazione, la signora ha pagato per questo maiale. ¿A cómo? 200? Sì. 200? Ok, $200. Rischi del mestiere ragazzi, stavo passando proprio accanto a questa mucca che però aveva un'esigenza e cadendo l'esigenza un po', attenzione, diciamo che cadendo questa esigenza mi ha un po' macchiato, sì, anche la... Grazie mille, un po' mi ha sporcato, diciamo, e vabbè, succede. In questo momento stanno mungendo questa grandissima mucca, hanno legato le gambe perché hanno paura che possa scalciare e quindi far cadere tutto il latte. Probabilmente devono dimostrare quanto latte fa per venderla a un prezzo anche più alto, e sia per le mucche che per le pecore c'è un certificato di qualità che viene richiesto proprio all'ingresso del mercato, lo devono portare con loro quando le trasportano sui camion. Ci addentriamo anche in questa parte del mercato, anche questa chiaramente super frequentata, e tanto mi tengo questo, prima o poi riuscirò a buttarlo. Qua si vende anche un po' di cibo, qua ci sono le uova di quaglia. Qua bisogna stare un pochino più attenti perché insomma Sono belli grossi, sono anche un po' agitati, guarda. Sono un po' agitati, questi sono tutti tori, guarda là. Stiamo assistendo al momento proprio d'amore. Attenzione, questo Ha rimesso a posto, attenzione. Qua se ti pestano un piede è andato il piede. I bovini chiaramente per la grandezza, ma anche per l'utilità che hanno, per esempio per il latte, appunto, le mucche, costano un po' di più e vengono utilizzati per tantissime cose, quindi nel tempo comunque rendono sia per la vendita del latte che poi alla fine chiaramente anche per la carne. Ho chiesto a una signora che mi ha detto che una vacca da latte, vacca da lecce, può venire intorno ai $1.500, chiaramente per le motivazioni che dicevo prima. Adesso ci stiamo un pochino addentrando, ecco qua, attenzione a star dietro. Ma la signora con tutti, chiaramente i prezzi qua sono alti, stanno controllando la qualità, controllo qualità.
Le contrattazioni vengono fatte un po' in spagnolo, ma la maggior parte delle persone parla il quichua, quindi un'altra lingua, tra di loro parlano quella lingua. Tanti venditori lo spagnolo non lo parlano proprio, se non soltanto i numeri, abbiamo notato. Ti sembra di essere in un mondo totalmente tipo opposto a quello a cui siamo abituati. Incredibile trovarsi proprio in mezzo a tutto questo. Qua c'è un pagamento per una mucchina piccola. Ecco il signore. Tutto chiaramente si fa ovviamente in contanti. Adesso stiamo un po' cercando la via d'uscita in tutto questo, non è semplicissimo e chiaramente qua la situazione è quella che è. Come si chiama questo? Ah, porca, comprate due. Molto bene. Banana, guayaba e guava. Questa è guava. Però guava in Asia E è anche in diversa. italiano la guava è l'altra, che è Sì. quella che qua chiamano guayaba. Ah, ok, una questione di... Quindi Usarla questa anche come boomerang se vuoi darci prima di mangiarla. è veramente enorme. È dolce, è saporita, l'hai già assaggiata? Sì. Ma che bravo. Mi taglio le dita. Eccola. Questi semi enormi. Profumo. E come ciupi il seme? Sì, si prendono. Adesso Eccoci. non l'ho tagliata proprio bene, però. Prego. Si prende il seme così? Come questo? La parte bianca si mangia? Si mangia la parte bianca. Vai. No, vai. Ops, ho staccato un pezzo un po' male. Vero? Dolce. Dolce. Non saprei descrivere il sapore, ma è buona. È buona. Uno tira l'altra. Aspetta che si stacca. Ecco qua. Avete provato un po' i cibi, la ormiga culona, l'avete provata? No, non l'abbiamo provato. Tu l'hai provata? Colombia. Sì, ti è piaciuta? È croccante, no? Dicono che sia tipo Tipo nocciolino. degli snack, però Mhm. calcola che la fan cuocere, gli stacca la testa e resta sto coso qua che dentro è un pochettino grasso. Mm. Non- Insomma. No. Ma è salata, la salaticcia? No. Ma senti questa consistenza un po' grassa in bocca, Mm. però... No, non mi piace. No. Dopo il mercato degli animali adesso siamo passati invece al mercato dove vendono tutta la merce come i vestiti, il cibo. Vedete qua si contratta in mezzo alla strada proprio. Da tutte le parti c'è gente qui. Il mercato praticamente è su tutte le rotaie del treno che però non è in funzione e quindi tutta questa zona è stata adibita a mercato. Credo che qua sia tutte le mattine, non è una cosa eccezionale. Che belli tutti i vestiti, le gonne delle signore, sono coloratissime, queste anche con il bordino, con i fiori, vedi, indossate proprio da tutte le signore qui della zona. Qua si cucina spesso hornado, sì? Ah! Ma che bel piattiglio! Seguiamo i binari. Hola! Coloratissime queste gonne, guardate qua, tutte plissettate, sono tipo tessuto bello pesante, bello spesso. Rettifico ragazzi, anche questo è il mercato speciale del giovedì, quindi fortunatissimi ragazzi a venire qui e dobbiamo ringraziare tantissimo Michele. Il mercato inizia proprio dove c'è la stazione, la vecchia stazione del treno e appunto eccoli qua i binari che sono ormai chiaramente in disuso. Purtroppo la linea ferroviaria dell'Ecuador per la maggior parte è in disuso. In questa zona abbiamo tanta frutta e verdura ma anche il famoso cuy, il porcellino d'India, che qua viene cotto così. Ecco, viene fatto girare sulla brace. Che scena ragazzi. Cuy! Diciamo che questa è la zona di tutti quanti i ristoranti sono chiaramente tutti a base di carne o interiore. Questo qua per esempio sono interiore, qua ci sono tutti i vari banchetti. Ecco cosa vendono, un po' di carne, chicharron con il mais, ecco la signora appena comprato. Da questo lato invece tutti seduti a mangiare zuppe e non solo. Ecco qua. Mazza questi pentoloni dove il cibo bolle per ore e ore. Ecco qua invece abbiamo il maiale. Mamma mia ragazzi. ¿Qué anda haciendo? Ah, buenas. Chancho, chancho. Chancho, chancho. Oiga, gasto, la pata.
C'è questa cosa in generale qui in Sud America, ma anche in tantissime altre parti del mondo, che proprio si vuole mostrare anche proprio l'animale che è stato macellato per appunto fare i piatti tipici. Un po' al contrario da noi, si mostra al posto di nascondere, e il fatto di mostrare insomma è garanzia di qualità, ecco. Si comprano le uova dalla signore. Uova di gallina. Ah, pure l'omaggio. Le uova che la signora ha regalato sono un modo anche per ringraziare di aver comprato, quindi grazie per aver comprato da noi. Per tutto quel saccone di uova si spendono $5, sono tantissime. Un bel succo di carota preso dalla signora. 100% naturale. Cappelli tradizionali in vendita. Proprio il banchetto. Ma lo usano veramente tutti. Passaggio pecora al mercato. Questa zona, ragazzi, dove ci sono questi sacconi bianchi, sono solo patate, in pratica vendono soltanto questo. Pensate quanto pesa trasportarlo? Guarda quella signora che se lo sta mettendo. Povera signora. Questi sono almeno 50-60 kg. Pazzesco. E chiaramente, ragazzi, le varietà sono tantissime, da quelle un pochino più rosse, rosa, a quelle invece che ricordano un pochino più le nostre. Comunque queste qua per esempio sono tutte abbastanza piccoline. Ragazzi, questo è uno di quei posti in cui vorrei veramente fotografare i momenti, perché vedi i volti delle persone, ti segni del tempo, della vita durissima che fanno. Cioè è incredibile veramente certe scene, ragazzi, ma a volontà così, cioè sembra di essere in un altro pianeta, veramente. Giornata, ragazzi, di saluti. Abbiamo salutato anche Michele e Roberto, che ci hanno portato in un posto che non esiste. Esiste o non esiste? Non esiste. Impazzito. Ma esiste? Esiste No, davvero. Ci siamo ritrovati a vedere delle scene che tu dici, ma sono la realtà o siamo tornati nel passato? Cioè sono cose che da noi non si vedono più, e soprattutto vedere tutta questa gente che scende dalle montagne, che si fa viaggi assurdi per portare a vendere gli animali, per andare a comprarli. Non capita tutti i giorni una cosa del genere, No, siamo devo molto dire di contenti, no. Devo veramente. dire di no. Siamo anche un po' ribambi Sì. a Riobamba, perché siamo fermati a Riobamba e Sì, volevamo andare un pochino più avanti, volevamo ma continuare un po' il viaggio, prendere un altro autobus e continuare, però abbiamo detto, sai cosa? Fermiamoci Rimaniamo un qua, attimo. facciamo depositare un attimo tutte le emozioni di questi giorni. Abbiamo vissuto sia la speranza che oggi appunto al mercato, e quindi un attimo, stasera siamo qui tranquilli e domani vediamo che riparte. fare. Quindi ragazzi, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, super importantissimo per noi, attivate anche la campanella così in faccia, lasciateci anche degli hype e vi aspettiamo nei commenti per sapere cosa ne pensate di questa avventura. E noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ragazzi! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.